Il libro del profeta Isaia, al capitolo 38, versetto 10, dice: Io dicevo, a metà dei miei giorni me ne vado. Sono trattenuto alle porte degli inferi. Il Salmo 90, al versetto 10, dice: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, e il loro agitarsi è fatica e delusione. Passano presto e noi voliamo via. Salve a tutti, benvenuti a questo video sul primo canto della Divina Commedia. Ho voluto cominciare questo video con due citazioni bibliche che si riferiscono o che vengono riferite dalla prima terzina del canto, anche per in un certo senso ricordarci che se prendiamo la Divina Commedia e la guardiamo in controluce, in filigrana, vediamo moltissimi testi, molti testi classici, antichi, ma forse soprattutto le scritture. Infatti il famoso mezzo del cammin di nostra vita sono i 35 anni che Dante ha nel 1300, quando si svolge l'inizio della storia della Divina Commedia. E questo viene anche dal fatto che nei Salmi, nelle scritture, la durata tipica della vita umana era fissata in 70 anni, quindi il mezzo sono 35. Ad ogni modo è chiarissimo che Dante inizia il suo capolavoro riferendosi non a se stesso ma a tutti noi, e quindi a te in particolare, lettore. Che cos'è la selva oscura? Certo, rappresenta il peccato, il male, ma da un lato, se leggiamo la Divina Commedia dal punto di vista personale, rappresenta una crisi, un momento di grande crisi personale che Dante stesso aveva attraversato e che vuole far riecheggiare per il lettore. Dall'altro, se leggiamo la Divina Commedia in maniera più universale per tutti noi uomini, è più il simbolo della paura che ci accomuna tutti, quella paura da cui poi la nostra anima ha la possibilità di svilupparsi e crescere. Quindi il cammino di Dante nella Divina Commedia si sviluppa su diversi livelli, e questo lo dice lui stesso in una lettera a Can Grande della Scala. Si può leggere a diversi livelli, un po' come le Sacre Scritture stesse. Uno di questi livelli è quello personale, quello del cammino spirituale, della crescita spirituale, da un momento di crisi tragica, di crisi davvero grave, a la più grande e la più alta felicità che si può raggiungere in questa vita terrena. Oppure si può anche leggere come un viaggio che l'umanità stessa fa dalla paura ancestrale che ci portiamo dentro tutti quanti e che è simboleggiata dalla selva oscura, ma ancora peggio della paura, tutte quelle pulsioni ancestrali che abbiamo dentro e che vengono rispecchiate nell'inferno. Quindi il viaggio è anche dall'oscurità che c'è dentro di noi fino alla grandissima luce che abbiamo la potenzialità, che abbiamo la possibilità di raggiungere. Fondamentalmente Dante si è perso, e chi non si ricorda, chi fra noi non si ricorda un momento da bambino o da bambina quando ci siamo persi? È una delle paure più terribili e più ancestrali che ci possa essere completamente persi, non sapere dove si è, i nostri genitori sono da qualche parte, il posto non è familiare, ci viene un terrore che Dante descrive rapidamente qui in queste prime terzine. Dante ci spiega il motivo per cui si sta accingendo a scrivere questa grandiosa opera, e il motivo è per trattare del ben che io vi trovai. Questo bene sappiamo già che è una storia che finirà a lieto fine, perché ce lo dice fin dall'inizio, ma il momento in cui lo troviamo è di grande paura, di grande terrore. La vera potenza di questo simbolo, di questa selva oscura, non è solamente che rappresenta un momento nella vita del poeta da cui il poeta è uscito e ci spiega: guardate, se ne può uscire, si sta meglio poi più avanti. È una potenza eterna, perché la selva oscura è forse un momento in cui tutti quanti ci siamo ritrovati, chi più chi meno, ma che anche se ne siamo usciti ci torneremo, e ci torniamo dentro, forse quasi ogni giorno, se non ogni settimana, ogni mese. Una crisi, una mancanza di forze,
un momento di debolezza, o forse anche peggio, una grave dipendenza da alcolici, da droghe, da chissà che cosa. Tutti quanti noi siamo rappresentati in questa selva oscura, in questa esperienza. Forse proprio perché la selva oscura rappresenta proprio questo aspetto dell'esistenza umana, il fatto che molto spesso ci sentiamo persi, ci perdiamo, molto spesso non abbiamo punti di riferimento. E quando mai nella storia abbiamo avuto meno punti di riferimento, se non oggi, nel 2022, 2023, il mondo liquido, il mondo relativo. Il punto è proprio che Dante ci prende per mano, ci dice non importa quanti pochi punti di riferimento abbiate, forse anche nessuno, prendete la mia mano e andiamo, cominciamo questo pellegrinaggio. Vedrete che i punti di riferimento che io ho trovato nella mia vita, dice Dante, sono validi non solo per me, hanno portato una grandissima felicità, una grande gioia, non solo a me, ma possono portarla a chiunque altro. Possiamo dire che l'inferno comincia di notte, perché qui siamo ancora prima dell'alba. Il purgatorio comincerà all'alba e il paradiso comincerà a mezzogiorno. Nella architettura della Divina Commedia ci sono talmente tanti dettagli e sono così precisi che io in questa serie di video non mi soffermerò tanto su di essi. Prima di tutto perché non li conosco tutti e anche in parte perché non è questo lo scopo di questa serie di video. Basti semplicemente menzionare che sono ancora in stato di shock da alcune scoperte che ho fatto nello studiare, nel ricercare la Divina Commedia, per quanto riguarda la sua struttura, la sua matematica e la sua geometria. Al verso 13 Dante arriva al colle. Questo colle rappresenta, si può dire, la vita virtuosa. Però il colle è forse anche qualcos'altro. Sicuramente non è il purgatorio lo vedremo più avanti. Ma questo colle in un certo senso forse preannuncia dal punto di vista visivo, dal punto di vista simbolico, il purgatorio stesso, perché il salire, il movimento di ascesa è fondamentale nello sviluppo dalla mancanza di virtù alle grandi virtù. Perché? Perché ci vuole fatica, perché ci vuole sforzo, perché ci vuole comunque lavoro. Allora a questo punto Dante ha un po' meno paura, perché vede una luce profilarsi da dietro la collina. Ovviamente questa è la luce della grazia divina che in qualche modo Dante riesce a scorgere, e quindi anche dal punto di vista emotivo delle emozioni che scaturiscono da questo canto, a questo punto abbiamo un crescendo di coraggio, un crescendo di speranza, perché Dante sente che potrebbe farcela, vede la luce e si incammina passo dopo passo verso questo colle da cui si scorge un po' di luce. Ecco però che improvvisamente si profilano le tre bestie o le tre belve del canto primo. Sono famosissime, sono allegoriche, sono la lonza, il leone e la lupa. La lonza che simboleggia la lussuria, il leone che simboleggia la superbia e la lupa che simboleggia l'avidità. C'è una certa arte nella allitterazione della lettera L, lonza, leone e lupa, la stessa prima lettera, prima consonante del nome di Lucifero. In ogni momento in cui studiando Dante, leggendo Dante, ci chiediamo ma guarda che bella connessione che c'è qui, chissà se Dante ci ha pensato, se l'ha fatto apposta. Al 100% Dante ci ha pensato e l'ha fatto apposta. Ora, da dove l'ha prese Dante queste tre allegorie, queste tre belve allegoriche? Forse dal libro del profeta Geremia, capitolo 5, al versetto numero 6. Per questo gli azzanna il leone nella foresta, il lupo delle steppe ne fa scempio. Il leopardo sta in agguato vicino alle loro città. Quanti escono saranno sbranati, perché si sono moltiplicati i loro peccati. È una porzione, una parte del libro del profeta Geremia, dove Geremia parla di peccatori, di gente che si comporta in maniere contrarie a Dio, e sicuramente Dante comincia la Divina Commedia
pensando ad un territorio, quello non solo di Firenze, ma dell'intera Italia, dell'intero mondo, per quanto riguarda la sua prospettiva, che versa nel peccato. E questo lo vedremo perché ce lo spiegherà e lo articolerà molto molto meglio in seguito. Intanto basti far notare che mentre il profeta Geremia parla di un lupo al maschile, Dante parla di una lupa, e siccome Dante non fa nulla per caso, sappiamo che la lupa in questo caso è femminile, anche e soprattutto per richiamare Roma, in quanto simbolo di Roma. Non solamente la città, ma proprio la curia. Dante era molto, come tutti sanno, critico di molti membri della curia, non tutti, che sia chiaro, ma allo stesso tempo conservava un enorme rispetto per l'istituto, per le istituzioni della Chiesa. E insomma, che sia l'avidità che permea l'Italia e rovina il mondo in cui Dante vive, che sia la Chiesa, parti della Chiesa che sono avide, che sia una cosa o l'altra, più una o più l'altra, Dante si trova in un mondo che è soprattutto rovinato da questa bestia, dalla lupa, ed è quella di cui lui ha più paura. Quindi, di nuovo, dal punto di vista emotivo, anzi, se vogliamo leggere questo primo canto come una sinfonia, siamo partiti con toni veramente cupi, poi c'è stata una presa di coraggio, una presa di speranza e di ottimismo. Ora siamo di fronte a tre mostri e arriviamo alla terzina del verso 58, dove Dante dice: tal mi fece la bestia stanza pace, che venendomi incontro a poco, mi ripigneva là dove il sol tace. Questo è forse il momento più cupo e più pieno di disperazione di tutto il canto, il punto più basso di tutto il canto, dal punto di vista anche emotivo, perché Dante ha perso quel poco di speranza che aveva. E quante volte capita a noi, in un momento di difficoltà, sentire un briciolo di speranza, ma poi subito perderla. E quanto più male fa trovarsi di nuovo a cascare, di nuovo a cadere. In un certo senso la Divina Commedia potrebbe finire qui. Questa potrebbe essere la totalità della storia di Dante, dal verso 1 al verso 60. Un po' di speranza è arrivata ed ora è stata persa. Purtroppo non è più stata ritrovata. C'è questo rischio c'è. Ma che cosa succede? Succede qualcosa di cruciale, di assolutamente fondamentale. Dante scorge una figura. Attenzione, Dante non sa assolutamente chi questa figura sia. Semplicemente scorge una figura umana di qualche tipo e immediatamente dal profondo del suo cuore esce un grido, chiede aiuto, e questo grido è la prima parola che lui pronuncia in tutta la Divina Commedia, è miserere. Miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, od ombra od homo certo. La cosa davvero interessante è che questo è probabilmente il picco di più grande intensità del canto primo della Divina Commedia. Questo urlo, questo miserere di me, che Dante urla a chiunque questa persona sia, semplicemente per chiedere aiuto, in una situazione in cui tutti quanti ci siamo trovati, di debolezza, di mancanza di forze. Quella umiltà che è davvero necessaria, che ci vuole per chiedere aiuto, e non importa a chi, solo se riusciamo a trovarla, poi l'aiuto verrà. Se non riusciamo a trovare quella umiltà, purtroppo è questo che Dante ci dice. Non riusciremo neanche a trovare l'aiuto, in questo senso la storia potrebbe finire qui. Questa figura misteriosa si rivela essere Virgilio, il grande Virgilio che Dante amava, adorava. Possiamo pensare a qualcuno che al giorno d'oggi sia innamorato di Dante, in quanto grandissimo poeta, in quanto insuperabile. In più sappiamo che Dante conosceva l'Eneide a memoria e che, come Dante stesso dice, Virgilio è quello da cui Dante ha preso il suo poetare, il suo bel stile. Infatti dice qui Dante al verso 86: tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo
che mi ha fatto onore. A questo punto Virgilio ci dà quasi una sintesi di quello che ha da venire in queste tre grandi cantiche, l'inferno, purgatorio e paradiso, e infatti dirà a Dante: e trarrotti di qui per loco eterno, ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, questo sarà l'inferno, e nelle due terzine successive spiega in 4 parole la descrizione del purgatorio e del paradiso. Questa compattezza dell'espressione è una cosa incredibile, è una abilità di Dante che mi ha sempre sorpreso, soprattutto sapendo l'inglese e sapendo che generalmente quando confrontiamo le due lingue, l'italiano e l'inglese tende ad avere più forza di compattezza, più forza di sintesi, e di solito la stessa espressione tradotta dall'italiano all'inglese tende a divenire un po' più breve in inglese. Invece con Dante è il contrario. Con Dante, quando cerchiamo di spiegare la terzina dantesca in inglese, ci vogliono più parole di quelle che in effetti Dante ha utilizzato lui stesso. E così Dante si avvia dietro Virgilio e noi ci incamminiamo dietro Dante. Questo è solamente l'inizio del più grande poema mai scritto da un cristiano. Grazie e a presto.